Continuo il Giro d'Italia, io sono ligure, vi porto a casa mia, sono andato a Santa Margherita, andiamo a Portofino. A Portofino io sono cresciuto nel monte di Portofino, ho avuto ancora il piacere e l'onore di conoscere i boschi quando non erano stati distrutti dai cinghiali, quando non erano stati abbandonati, e ho dei ricordi chiari di una cosa, proprio una cosa che mi è rimasta in testa: il colore della terra del monte di Portofino. La terra del monte di Portofino è un'argilla rossa che arriva ad alcuni picchi di giallo spettacolari, ci sono delle sfumature meravigliose. Tutto il monte di Portofino nasce su un conglomerato di un'eruzione vulcanica e ciottoli di mare, quindi c'è un ambiente molto particolare, c'è un'insolazione che ovviamente il monte di Portofino è un grande panettone che sulla costa si butta in mare e quindi ha un'insolazione molto interessante, e soprattutto ci sono anche delle zone d'ombra altrettanto interessanti. Perché? Perché non tutte le botaniche, soprattutto in un ambiente mediterraneo, possono stare in pieno sole. A Portofino, insieme ai ragazzi che hanno fondato Portofino Gin, collabora anche un giardiniere, che è un mio ex compagno di scuola, un ragazzo number one, che cura proprio le piante. Ad esempio, un dettaglio che mi ha colpito molto è che le piante di ginepro, che forniscono una piccola parte di Portofino Gin, vengono piantate in penombra sotto gli ulivi. Questo vi dà un esempio dell'agricoltura eroica ligure, per esempio. Mario, Dimmi tutto. monte di Portofino, clima, natura, tu lo conosci meglio di chiunque altro, conosci la terra, la luce. Qual è la differenza? Innanzitutto Portofino vuol dire qualità. Qualità in che cosa? Allora, qualità nel clima, perché abbiamo un clima, un microclima a parte, e difficilmente abbiamo temperature rigide, quindi il clima ci aiuta nella coltivazione, nell'allevamento e nella qualità della pianta. Abbiamo una terra ricca di humus, ricca di ferro, una terra ben drenante, quindi con le attenzioni, con l'amore possiamo ottenere un prodotto di alto livello, e questo è grazie al clima a Portofino. Secondo te qual è la botanica che viene meglio a Ma noi lavoriamo molto bene con il rosmarino, con la salvia, con la maggiorana, col timo, e la lavanda è un pochino più difficile, ma riusciamo a coltivarla bene, standoci parecchio dietro. Però direi tutto, perché veramente è il giardino dell'Eden, è un mondo a sé. L'agricoltura eroica com'era? La Liguria è tutta a picco sul mare. Come facciamo a coltivarla? Facciamo le terrazze, quindi fin dal 1600 sono state costruite terrazze su terrazze su terrazze, e ogni centimetro quadrato delle terrazze è stato sfruttato per fare cosa? Sulla testa delle fasce, come le chiamiamo noi, vengono piantate, sono sempre state piantate le erbe aromatiche, e anche ai piedi degli ulivi. A ridosso, sotto i muri in pietra che trattengono il calore, storicamente si piantavano gli agrumi per evitare le gelate invernali. Al centro delle terrazze c'era l'ulivo e sotto si coltivavano erbe di vario genere e ortaggi. Quindi Mario è una super new generation degli agricoltori del luogo, è un giardiniere molto evoluto, ma che viene da queste radici, da questo territorio. Poi facciamo un excursus, perché finora abbiamo parlato di cosa? Abbiamo parlato di distillazione della materia prima, di raccolto e infusione in alcol di altre materie prime, di un'agricoltura eroica fatta in Liguria, in collaborazione comunque con dei grandi distillatori del nostro nord Italia, che hanno tutto questo know-how di produzione alpina, se vogliamo. Poi però c'è un dettaglio. L'infusione in alcol, tra virgolette, soprattutto per fare liquori, è più facile, perché l'alcol è un grande solvente e la distillazione per fare alcuni distillati tipo il gin, per esempio, ci lascia un margine d'azione abbastanza gestibile. Mentre nella distillazione delle materie prime per farne oli essenziali non sempre abbiamo l'utilizzo dell'alcol.
e ci voglie una conoscenza della materia prima e della sua gestione che non è da poco, perché lì non ho l'alcol che mi aiuta, ho la corrente di vapore. La corrente di vapore potenzialmente distrugge tutto, cuoce tutto. Io mi ricordo che Claudio mi ha raccontato del rosmarino. Pensate che Claudio mi ha detto sì, perché ho fatto delle rastrelliere da mettere nell'alambicco, perché sennò il rosmarino bolle e viene l'olio di rosmarino brutto, viene l'essenza di rosmarino brutta. Ogni erba ha bisogno di La distillazione è sempre la stessa, ma la costruzione del distillatore, della materia prima nel distillatore, è diversa quasi per ogni erba, perché è una questione di densità della materia dentro nel distillatore. Quindi il rosmarino è una di queste. L'alloro mi ricordo anche un L'alloro, casino. ma tu avevi criticato la menta, Sì, è vero. perché la menta avevi notato che sapeva di cotto e purtroppo la distillazione in corrente di vapore cuoce. Ok. Approfondiamo. Sentite, chiudiamo il viaggio in Italia, perché il trampolino che è andato dalle Alpi passando per la Toscana, dove Claudio coltiva, distilla, trasforma e cattura l'anima a tutte le materie prime, il viaggio continua, arriviamo in Sicilia perché qua c'è un gesto di coraggio che ha portato a queste qua, guardate. Questa qua è l'arancia dell'Etna. Noi siamo abituati a vedere arance che arrivano un po' da tutto il mondo, purtroppo, sui banchi dei nostri supermercati, dei nostri negozi. Ed è una tragedia perché varietà antiche come questa rossa e tutto il patrimonio di agrumento che avevamo in Sicilia è stato tante volte distrutto e tante arance vengono ancora oggi buttate a terra perché è antieconomico poterle commercializzare come arancia da tavola. E pensate che gli aranceti di Amara probabilmente hanno rischiato anche questo, perché poteva non avere più senso tenere in piedi un aranceto in una zona molto difficile come l'Etna, perché l'Etna ha un territorio lavico, scosceso talvolta, difficile da lavorare, condizioni climatiche che passano dal ventoso al caldo, freddo, venti forti, escursioni termiche fra notte e giorno. Io mi ricordo che quando Edoardo Strano, che è il fondatore di Amara, l'ho incontrato un giorno e mi fa: guarda, sono veramente scoraggiato perché non so più quanti enti di controllo sono incaricati di verificare la maturazione, la giusta acidità, il grado zuccherino, addirittura la pigmentazione per potersi fregiare di una DOP o di un IGP. Ma il problema qual è? Che ci sono degli schemi, che però questo frutto non è un computer, questo frutto è un frutto della natura e non essendo programmato per il computer ci sono un sacco di variabili e quindi già arrivare alla completa maturazione di un'arancia che diventerà l'ingrediente base di un amaro è qualcosa di molto molto difficile. Quindi adesso Amara è un liquore che ha avuto un successo incredibile, ma alla base c'è tanta artigianalità e una grande materia prima. Quindi la materia prima è l'ingrediente fondamentale di questo viaggio che è partito dalle Alpi e che per il momento si è concluso in Sicilia. Quindi vedete che questa guancia e questa scorza sono ricchissime di materie prime e io vorrei poterlo immortalare e poter fare un video di quando escono gli oli essenziali, non so se ci riusciamo, però si vede proprio che le mie dita si ungono, guardate come sono unte, io non ho polpa attaccata, ma le mie dita luccicano. Questi sono gli oli essenziali delle arance di Amara per fare Amaro Amara. Non vi devo dire altro.